Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Algofen, laboratorio farmaceutico SIT SRL. Specialità igienico-terapeutiche, ultimo aggiornamento. 8 novembre 2021. Cos'è Algofen? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Algofen durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Algofen? Algofen è un farmaco a base del principio attivo ibuprofene, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda Laboratorio Farmaceutico SIT SRL. Specialità igienico-terapeutiche. Algofen può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Algofen 200 mg 12 compresse rivestite. Algofen 200 mg 24 compresse rivestite. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Laboratorio farmaceutico SIT SRL. Specialità igienico-terapeutiche. Ricetta. OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo. Ibuprofene. Gruppo terapeutico. Analgesici FANS. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Dolori di varia origine e natura, mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori mestruali. Posologia. Posologia. Adulti e ragazzi oltre i 12 anni. 1, 2 compresse rivestite 2, 3 volte al giorno. Non superare la dose di 6 compresse rivestite al giorno. Non superare le dosi consigliate. In particolare i pazienti anziani dovrebbero attenersi ai dosaggi minimi sopraindicati. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile necessaria per controllare i sintomi, vedere paragrafo 4. Modo di somministrazione. È consigliabile assumere il farmaco a stomaco pieno. Nel caso l'uso del medicinale sia necessario per più di 3 giorni negli adolescenti, o nel caso di peggioramento della sintomatologia, deve essere consultato il medico. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Soggetti con ipersensibilità all'acido acetilsalicilico o ad altri analgesici, antipiretici, antinfiammatori non steroidei, FANS, in particolare quando l'ipersensibilità è associata a poliposi nasale e asma, e si presenta con broncospasmo, orticaria o rinite acuta, vedere anche paragrafo 4. Non somministrare al di sotto dei 12 anni. Ulcera peptica grave o in fase attiva, vedere paragrafo 4. Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti attivi o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente, 2 o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Disturbi emopoietici di origine non nota. Emorragia cerebrovascolare o di altro tipo. Disturbi che comportano un aumento della tendenza al sanguinamento. Insufficienza epatica o renale grave, vedere paragrafo 4. Severa disidratazione, causata da vomito, diarrea o insufficiente apporto di liquidi. Terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Insufficienza cardiaca severa, iviclassenia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Dopo 3 giorni di trattamento senza risultati apprezzabili consultare il medico. In pazienti asmatici il prodotto deve essere utilizzato con cautela consultando il medico prima di assumere il prodotto. L'uso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Anticoagulanti. I FANS possono aumentare gli effetti degli anticoagulanti, come il warfarin, vedere paragrafo 4. Sono da tenere presenti eventuali interazioni con gli anticoagulanti di tipo cumarinico e pertanto vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Algofen insieme ad altri farmaci come acido acetilsalicilico Angelini, acido acetilsalicilico Aurobindo, acido acetilsalicilico Doc generici, acido acetilsalicilico più acido ascorbico COP, acido acetilsalicilico EG, acido acetilsalicilico CORCA, compressa gastroresistente, acido acetilsalicilico LFM, acido acetilsalicilico Milan, acido acetilsalicilico Sandoz, acido acetilsalicilico Teva Italia, algopirina, Alka-Effer, antireumina, ascriptin, aspirina ACT dolore infiammazione, aspirina C, aspirina, compressa, aspirina dolore infiammazione, aspirina Efferv. Più vitamina C, granulato, aspirina, aspirina influenza naso chiuso, aspirina rapida, aspirinetta, broncodual tosse e gola, cardioaspirin, cardioral, carin, clopidogrel acido acetilsalicilico Milan, coumadin, duopladin, euspiflu, frobeflu, istantal, neonisidina C, neonisidina, symptom, vivin, vivin C, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Algofen durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Algofen durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e o lo sviluppo embrio-fetale. Risultati di studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati come capogiri, stanchezza e disturbi visivi sono possibili dopo l'assunzione di FANS. Se presenti, i pazienti non devono guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi più comunemente osservati sono di natura gastrointestinale. Possono verificarsi ulcere peptiche, perforazioni o emorragia gastrointestinale, a volte fatale, in particolare negli anziani, vedere paragrafo 4. Gli effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Tossicità. I segni e i sintomi di tossicità non sono stati generalmente osservati a dosi inferiori a 100 mg/kg nei bambini o negli adulti. Comunque, in alcuni casi potrebbe essere necessario un trattamento di supporto. Si è osservato che i bambini manifestano segni e sintomi di tossicità dopo ingestione di ibuprofene a dosi di 400 mg/kg o maggiori. Sintomi. In casi di avvelenamento grave, è possibile che si verifichi acidosi metabolica. La maggior parte dei pazienti che hanno ingerito quantitativi significativi di ibuprofene manifesteranno i sintomi entro 4-6 ore. I sintomi di sovradosaggio più comunemente riportati comprendono nausea, vomito, dolore addominale, letargia e sonnolenza. Gli effetti sul sistema nervoso centrale, SNC, includono mal di testa, tinnitus, vertigini, convulsioni, anche convulsioni miocloniche nei bambini, stordimento e perdita della coscienza. Nell'avvelenamento grave può comparire prolungamento del tempo di protrombina/INR probabilmente a causa dell'interferenza con le azioni dei fattori circolanti della coagulazione. Raramente sono stati anche riportati nistagmo, acidosi metabolica, ipotermia, effetti renali, sanguinamento gastrointestinale, coma, apnea, cianosi, diarrea e depressione dell'SNC e dell'apparato respiratorio. Sono stati riportati disorientamento, stato di eccitazione, svenimento e tossicità cardiovascolare comprendente ipotensione, bradicardia, tachicardia. Nei pazienti asmatici è possibile un'esacerbazione della condizione. Nei casi di sovradosaggio significativo sono possibili insufficienza renale e danno epatico. Trattamento. Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio di ibuprofene. In caso di sovradosaggio è pertanto indicato un trattamento sintomatico e di supporto. Particolare attenzione è dovuta al controllo della pressione arteriosa, dell'equilibrio acido-base e di eventuali sanguinamenti gastrointestinali. Entro un'ora dall'ingestione di una quantità potenzialmente tossica deve essere considerata la somministrazione di carbone attivo. In alternativa, nell'adulto, entro un'ora dall'ingestione di una overdose potenzialmente pericolosa per la vita, deve essere presa in considerazione la lavanda gastrica.
deve essere assicurata una diuresi adeguata e le funzioni renale ed epatica devono essere strettamente monitorate. Il paziente deve rimanere sotto osservazione per almeno 4 ore successivamente all'ingestione di una quantità di farmaco potenzialmente tossica. L'eventuale comparsa di convulsioni frequenti o prolungate deve essere trattata con diazepam per via endovenosa. In rapporto alle condizioni cliniche del paziente possono essere necessarie altre misure di supporto. Per maggiori informazioni, contattare il locale centro antiveleni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci antinfiammatori / antireumatici, non steroidei, codice ATC. M01A01. Meccanismo d'azione. L'ibuprofene è un analgesico antinfiammatorio di sintesi, dotato inoltre di spiccata attività antipiretica. Chimicamente è il capostipite dei derivati fenilpropionici. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'ibuprofene è ben assorbito dopo somministrazione orale, assunto a stomaco vuoto, produce nell'uomo livelli sierici massimi dopo circa 45 minuti. La somministrazione di pari dosi precedute da ingestione di dati preclinici di sicurezza. Le prove tossicologiche su diverse specie animali, per diverse vie di assunzione, hanno dimostrato che ibuprofene è ben tollerato. La DL50 nel topo albino è di 800 mg/kg per os. Elenco degli eccipienti: amido di mais, acido stearico, cross-carmellosa sodica, silice colloidale anidra, povidone, carmellosa sodica, gomma lacca, gomma arabica, titanio diossido, calcio solfato, saccarosio, cera carnauba. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di algofene a base di ibuprofene sono Abidol, brufeno analgesico, Buscofen, capsula molle, Cibalgina 2 Fast, ibuprofene Sandoz, ibuprofene Zentiva, ibuprofene Zentiva Italia, compressa rivestita, Moment, compressa rivestita, Moment, granulato, Nurofen, Nurofen TN, compressa orodispersibile, Subitene. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.